Vivo senza una casa, non ho un lavoro fisso né tantomeno una macchina, non possiedo quasi nulla. Eppure negli ultimi 6 anni ho viaggiato in più di 40 paesi spendendo meno di 400 euro al mese. Per qualcuno questa è libertà, per altri è semplice sopravvivenza. In questo video ti voglio spiegare come vivo davvero e perché ho scelto di rinunciare a quasi tutto per guadagnare una cosa che per me vale molto di più del denaro, ovvero il tempo. Se anche tu senti che esiste un modo diverso di vivere rispetto al classico schema casa-lavoro, mi raccomando iscriviti al canale perché qui condivido il mio percorso tra viaggio lento, minimalismo, crescita personale e libertà. I modi di vivere la vita sono infiniti e nel mondo ci sono così tante persone che hanno scelto di seguire l'istinto, un sogno oppure una vocazione per cambiare la propria vita. E non esiste solo la vita di città tra casa, lavoro, mutuo e bollette, ma c'è tutto un mondo là fuori così ricco e vario di opportunità e soprattutto di alternative. Io sono riuscito a vivere con pochissimo, anche con soli 250 euro al mese, perché fin da subito ho adottato uno stile di vita minimal, basato sull'essenzialità, tenendo solo il necessario ed eliminando il superfluo. Questo mi ha permesso di conoscere il mondo nella sua autenticità senza dipendere dal denaro e gestendo le mie finanze responsabilmente e consapevolmente nel tempo. E così sono riuscito a spendere poco e a viaggiare a tempo indeterminato. Vivere con uno stile di vita minimal per me è stato fondamentale per 2 ragioni specifiche. Rinunciando al superfluo ho potuto risparmiare così da poter viaggiare tranquillamente e scegliendo l'essenziale, ciò che era davvero utile e necessario, ho potuto viaggiare senza eccessi. Ho scelto di vivere così per non dipendere da tutte quelle cose che mi obbligherebbero a dover stare in un luogo fisso o a dover lavorare costantemente per sostenerle, come la casa, il mutuo, l'affitto, la macchina, l'assicurazione. Se quello che sto raccontando ti risuona, mi raccomando lascia un like. È un piccolo gesto, ma aiuta questo tipo di contenuti a raggiungere altre persone che stanno cercando un'alternativa a uno stile di vita che non sentono più loro e ovviamente anche a sostenere il mio progetto. Scegliendo il nomadismo come stile di vita mi sento libero e senza vincoli di poter viaggiare continuamente per lunghi periodi. Cerco di crearmi delle piccole sicurezze per poter vivere tranquillamente e adottando uno stile di vita semplice non ho grandi spese. Quindi riesco a gestire le mie finanze senza il bisogno di dover guadagnare chissà che cifre per sostenermi. Ho deciso di ridimensionare il mio tenore di vita per dare maggior spazio al tempo libero e quindi al viaggio e a tutte quelle bellissime esperienze che riempiono la mia vita. Ho quindi abbandonato il consumismo e ho trovato il mio equilibrio e ascoltato e seguito il mio istinto per vivere secondo la mia natura. Da ex fashion designer a viaggiatore randagio in continuo cammino verso la felicità, nel 2018 ho rivoluzionato completamente la mia vita lasciando il mio vecchio lavoro e iniziando un percorso interiore di crescita personale nella consapevolezza attraverso il viaggio. Questo mi ha portato ad indagare più profondamente per cercare il vero senso dell'esistenza attraverso il viaggio come forma terapeutica di indagine interiore. Quindi il viaggio è diventato per me la mia terapia. Prima di continuare, sono curioso di sapere una cosa. Tu riusciresti a vivere con 400 euro al mese in cambio di più tempo e libertà? Scrivimi nei commenti, per te sarebbe libertà o sopravvivenza? Leggo sempre le vostre risposte e mi aiutano a capire punti di vista diversi, quindi ci tengo a sapere la vostra. Ma quindi, com'è la vita di un viaggiatore nomade? Ti spiego come ho vissuto in questi ultimi 6 anni di vagabondaggio in più di 40 paesi. In primis sicuro, senza fissa dimora, quindi sentirsi a casa ovunque, senza il bisogno di mettere radici e non essendo legato a nessun posto la possibilità di vivere e viaggiare in luoghi diversi. Sicuramente anche senza nessuna sicurezza o certezza per il futuro. Vivo giorno per giorno seguendo il flusso naturale degli eventi. Mi creo le mie piccole sicurezze per gestire nel tempo attraverso uno stile di vita semplice che non richiede grandi spese. Preferisco investire tempo ed energie per vivere anziché vivere per lavorare. Una vita così libera però richiede sacrifici e rinunce.
quindi ho imparato a non dipendere dal denaro e questo mi ha aiutato ad affrontare tutto in modo più consapevole. Una vita nomade significa una vita senza possedere troppi beni materiali. Infatti ho scelto il minimalismo, rinunciando al superfluo e vivendo senza eccessi, usando solo ciò di cui ho realmente bisogno. Bisogna infatti imparare a non consumare in eccesso e a vivere nella semplicità. La mia è anche una vita spesso nella solitudine. Viaggiando si sta spesso da soli, ma la solitudine è una virtù e bisogna farsela amica. È uno spazio intimo dove ritagliarsi del tempo per se stessi e non è una condizione triste dove stare isolati e separati dal resto. Anzi, secondo me è un modo per riscoprire se stessi e trovare la forza di potercela fare da soli. La mia vita nomade è una vita in contatto costante con la realtà. Vivere così a contatto con la realtà ti espone alla vita vera e questo ha fatto emergere lati di me che non conoscevo, ma anche abilità e talenti nascosti che non sapevo neanche di avere. Mi ha permesso di uscire fuori dalla zona di comfort per sperimentare cose nuove e conoscere persone diverse da me. Viaggiare mi ha aperto molte opportunità di crescita e uscendo fuori dagli schemi ho ampliato i miei orizzonti per evolvere come persona. Viaggiando ovviamente quella nomade è una vita in costante movimento e infatti è una vita molto dinamica ed è eccitante viverla alla scoperta del mondo, ma è importante trovare la giusta combinazione tra il viaggio fisico e quello interiore. È importante ascoltarsi e trovare l'equilibrio per viaggiare con consapevolezza e poter apprezzare davvero l'esperienza del viaggio, che può rivelarsi, come dicevo prima, terapeutica. E infine quella nomade è sicuramente una vita sempre all'avventura. Viaggiare permette di conoscere persone, culture, abitudini e costumi così lontani eppure così vicini, se visto tutto nell'ottica dell'interezza, ovvero che siamo tutti umani nella ricerca della stessa cosa, la felicità. Chiaramente questa non è una vita per tutti e le ragioni che mi hanno spinto a cambiare radicalmente vita sono state tante, soprattutto la ricerca della libertà per recuperare il mio tempo e vivere ad un ritmo più lento e naturale, semplicemente più umano. Ma quindi, la mia vita tra nomadismo e minimalismo è libertà o sopravvivenza? Credo che la differenza la faccia l'attitudine con la quale si affronta la vita e dalle scelte che si fanno. Nel mio caso, nonostante le rinunce, i sacrifici, la scomodità, le incertezze, l'instabilità, le difficoltà, di contro ho piena libertà e autonomia, senza dipendere da niente e nessuno e vivendo per quanto possibile fuori da quel sistema consumistico che corre troppo veloce. Ma allo stesso tempo l'estrema libertà che mi sono guadagnato in questi anni è fatta anche di spirito di sopravvivenza, che diventa un problema solo quando lo percepisci come un ostacolo e non più come uno stimolo per vivere fuori dalla propria zona di comfort. La vita dopo tutto è un equilibrio e ogni scelta avrà sempre i suoi pro e contro. Adesso però la domanda la giro a te. Se potessi scegliere oggi, preferiresti una vita più stabile e sicura oppure una più libera e imprevedibile? Raccontamelo nei commenti e se ti interessano il viaggio lento, il minimalismo e il cambiamento personale, mi raccomando iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.